Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. In questo video vedete come sono allestita bene, perché ho deciso insomma che magari potrei fare un genere diverso di video, sempre inquadrato nel disegno, però un po' più coinvolgente, magari un po' più interessante anche, non solo io che disegno e vi metto là il disegno insomma. Vedete anche c'è la mia camera nuova, che bella è, che bella è, ve la mostrerò tutto prima o poi. Comunque, innanzitutto cosa parleremo in questo video? Parleremo appunto di fumetti, ve l'avevo detto che c'era il mio interesse per i fumetti, scusate la mia sedia nuova, vabbè insomma, quindi vi spiegherò come faccio io i fumetti e quindi magari per qualcuno che volesse anche... avete visto la mosca? Che volesse anche fare appunto queste cose, fare un fumetto, eccetera, magari questo video gli sarà anche d'aiuto. Allora, innanzitutto abbiamo il nostro quadernino. Io uso questo quadernino perché prima di fare un fumetto mi scrivo giù delle cose e voglio che siano bene inquadrate prima di fare il disegno, infatti faccio anche di solito una bozza prima di ripassarla e quindi di fare, vabbè insomma, il disegno in sé. Quindi ho deciso di rappresentare oggi una storia, una cosa che mi è successa alle superiori, a scuola, credo fosse in quarta o in terza superiore. Allora, questa scena va così. Io ero in classe, tutti eravamo in classe, anche c'era il professore di italiano che spiegava. È una storia un po' travagliata, ma il prof di italiano ci riteneva una classe molto passiva, cioè noi non facevamo mai domande, e insomma sembrava che fossimo assolutamente disinteressati alla lezione e studiassimo solo a casa. E è abbastanza vero, ma più che altro secondo me non è che lui fosse molto coinvolgente, ok? Cioè uno che ti spiega fissando il pavimento non ti spinge neanche a voler interagire con lui e assistere alle lezioni. Vabbè, tralasciamo. Insomma, scusate, sto gesticolando qua, sembra una deficiente. Allora, magari dà fastidio agli occhi vostri. Vabbè, insomma, cosa succede? Lui stava spiegando e alla fine della spiegazione chiede: ci sono domande? Al che io mi alzo in piedi e gli pongo questa domanda: ma cosa c'è di strano? Che io avevo un microfono in mano. E lui mi guarda ma strano, come per dire: cacchio, salta fuori quel microfono. E niente, in realtà è morta lì, ma per spiegare, cioè non è morta lì in realtà, ho fatto una sceneggiata stranissima e vabbè, è meglio che non ve la spieghi perché se ci ripenso mi viene da piangere, no, da ridere, scherzavo, è abbastanza buffa come cosa, però insomma, per farvi vedere come impostare un fumetto, questa piccola scena va più che bene. Allora, io di solito faccio prima un storyboard, quindi penso a cosa c'è nella prima scena, quindi per esempio uno è il professore che spiega. Qua io ho già scritto in matita, magari non so se voi leggete bene, dovreste comunque. Uno finisce di spiegare e chiede se ci sono domande. Due, io alzo la mano. Allora voi dovete anche pensare all'importanza che volete dare alla scena, quindi a quel momento volete dare più importanza, quindi la vignetta sarà più grande, sarà più, avrà una forma diversa, dipende tutto da voi e dall'importanza che volete darci. Poi 3, ho messo il prof mi dà la parola. Poi 4, io mi alzo sfoggiando il microfono perché bisogna, e 5, faccio la domanda, e poi 6 finisce il fumetto e il prof mi guarda strano, ok? Quindi 4, 5 e 6, ok? Allora, la prima vignetta di solito è un po' più grande, cioè bisogna contestualizzare la scena, quindi per esempio mettiamo la 1, così, si fa, io pensavo di fare per esempio la classe vista da, per esempio, studente, non dico io sono uno studente, però vista dal lato dei banchi, appunto, il professore qua che spiega. Tanto la bozza qua, lo storyboard non deve essere fatto bene, basta che ci sia per sapere dopo come fare. Poi io ho il microfono in faccia, ok? Quindi uno, il prof spiega, ok? E fa la domanda, quindi ci sarà anche
direttamente il fumetto, perché vogliamo farla un po' stretta, ok? Poi andiamo a pensare, io alzo la mano e il prof mi dà la parola, quindi queste possono essere due vignette affiancate, per esempio, una qui e una qui, facciamo un po' più grandi, però possono essere così. Tra parentesi potete mettere anche tre in una fila, poi dipende anche, e potete mettere anche il foglio in orizzontale, e poi dipende appunto da voi come volete farlo sto fumetto. Sto facendo uno pastrocchio, giriamo pagina. Allora, abbiamo detto 1 così, classe, poi 2 e 3, il prof mi dà la parola, ok? Poi io che la sto inventando con voi adesso, per quello ci sto mettendo un po'. Allora, questa la facciamo così in grande, ma più grande, ok, così. Poi avevamo detto, questa è la 4, la 5 faccio la domanda e però mi guarda strano. Faccio quindi qua magari la domanda, ma anche piccolo, ecco, e qua la faccia del professore. Bene, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bene, adesso lo disegno sul mio sketchbook qua e ci rivediamo tra un po'. Non ho intenzione di farvi vedere tutto il disegno.
nel frattempo si è anche fatto buio, quindi bene, ora che il disegno è finito anche il tutorial, quindi spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito, che vi sia stato di aiuto, e magari provateci anche voi, ditemi come vi viene, se vi viene bello, se vi viene meglio del mio, cosa molto probabile, e mi raccomando, ci vediamo nel prossimo video. Condividete, iscrivetevi, mi piace. Ciao!